Seguite i miei tutorial che vi svelerò tutti i segreti del biliardo, dalle basi ai trick shot. Ciao a tutti gli appassionati di biliardo, oggi in questo video parliamo di due tiri particolari. Uno è il tiro con la biglia attaccata a sponda, ok? Biglia battente attaccata a sponda e l'altro nel bucare. L'altro è un tiro con la biglia battente vicino alla palla da imbucare, ok? Ognuno di questi tiri ha qualche piccolo malizia, qualche segreto da andare ad analizzare, scorporare meglio per poter migliorare. Tenete presente che in una partita di solito un tiro attaccato a sponda ci capita magari quelle 4-5 volte per partita. Il tiro con la biglia attaccato vicino a questa ci capita altre 4-5 volte. Il tiro con la prolunga, il tiro con rastrello. Sono quei tiri che capitano pochi, però tutti insieme fanno una percentuale. Questi tiri particolari, più difficili da realizzare, meno comuni, ci capitano magari un 10-15%. Voglio dire, se noi ci andiamo ad allenare bene su questi tiri, automaticamente la nostra percentuale di imbucata sale parecchio, ci si porta subito a un livello di gioco comunque superiore, ok? Per quello è molto importante ad andare ad analizzare questi tiri non comuni, ok? Adesso iniziamo l'allenamento. Prima cosa però voglio salutare tutti gli ultimi iscritti, ringraziarvi tanto. Se avete delle domande da farmi non esitate a mandarmelo sul canale YouTube o sui social, che se riesco e posso cerco di darvi la miglior risposta possibile, ok? Ragazzi, iniziamo l'allenamento. Allora, eccoci qua. Tiro con biglia attaccata a sponda. Allora, ponte della mano, bello rigido, con 4 dita o 3 dita le appoggiamo così sulla sponda e una che ci ferma che non andiamo in avanti, o 4 dita, lì è un po' a scelta, discrezione vostra, come ci si trova bene, come meglio sul tiro. Poi andiamo giù, 4 dita, ok, miriamo dal basso, alziamo un po' la stecca, ok, andiamo proprio sul bordo, lì sul pelo, polso più rigido che nel tiro normale, ok? Polso più rigido. Allora, ci siamo? Questo tiro qua uno lo prova parecchie volte. Ricordatevi di non fare questo errore qua, che è quello più comune. Andare giù, tirare da questa posizione qua, senza alzare la stecca. Tirare così. La biglia non parte perfettamente dritta. Non ha una buona superficie di contatto con il cuoietto. Dunque, scusate, è molto importante appoggiare, mirare, alzare e andare via col polso rigido, ok? Problema 1 l'abbiamo risolto. Passiamo al secondo. Ecco qua. Anche qua, mentre si tira, provare a colpire magari una volta con il colpo in testa e guardate il movimento della bianca, un'altra volta con il colpo in pancia, ok, al centro, e vedete dove va. Un'altra volta provare con un colpo magari più sotto, cercando di far venire indietro la bianca, cioè ripetere parecchie volte, ecco, ripetere parecchie volte questi tiri qua, ok? Se si sbaglia non è un problema, si corregge, ok? Ok, provare a cambiare la forza anche, magari farne uno tirandolo più piano, ok, ad arrivare giusto, vedete, ok, uno invece a tirarlo più forte, cioè una serie magari tirata piano, una serie invece tirata più forte.
E tutto questo vi aiuta a prendere quella confidenza con il tiro con la biglia attaccata a sponda, biglia e o anche biglia battente. Provare in tutte e due le situazioni, farvi una serie di esercizi. Adesso poi più avanti magari ne metterò poi una bella serie di questi esercizi qua, farò poi dei mini tutorial praticamente solo con gli esercizi, così almeno vi do degli spunti, ok? Passiamo a altro. Ecco qua un altro esercizio con le biglie attaccate a sponda. Ok, l'importante quando si fa questi esercizi qua che si ripete, di cercare di andare a capire i movimenti, a memorizzare il punto dove miriamo, dove colpiamo, così la nostra mente si ricorda e ci mettiamo molto meno tempo, anziché farlo 1000 volte, magari uno riesce a farlo con 100 volte, se in quelle poche ore che fa questo esercizio, quei 10 minuti, mezz'ora, quello che è, lo fa in una maniera più concentrata, ok? Eccoci qua, un tiro con due biglie vicino. Questo tiro qua è molto più complicato, no? Allora, per fare questo tiro vi spiego come faccio io. Guardo la posizione dove devo colpire la mia biglia arancione, la biglia numero 5. Mi posiziono sempre con l'ombelico, mi metto in posizione, vado giù, ok? Ok, come avete visto, quando sono andato giù, non sono andato giù tanto, cioè di solito un tiro a distanza si va giù parecchio che la stecca sfiora il mento, ok? E si tira. In questo caso qua invece, se vado giù con la stecca che sfiora il mento, non ho più bene la situazione sotto controllo, allora io mi tengo un po' più alto, ok? Ok, ipotizziamo, eccoci qua a un altro esempio. Ipotizziamo questo tiro qua, che è un tiro che ci capita spesso in partita. Sembra facile, ma non lo è. Allora, stessa procedura, si guarda il punto di mira, ci si allinea dritti, si va giù, però non ci si abbassa tanto, un po' più in alto, ok? Perfetto. Adesso ho sbacchettato lì, però è andato bene. Rifacciamo il tiro. Così potete vederlo meglio. Guardate, vado giù, mi allineo, ok? Sto un po' più in alto con la testa, ok? Così mi correggo l'errore. Ok, perfetto. Allora, per oggi il video è finito, è stato un video breve con queste due particolarità. Sono appena due trucchetti così che però sono utili per alzare il nostro livello di gioco, ok? Vi ringrazio tanto di aver guardato il video, ragazzi, buon biliardo, divertitevi e ciao, al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!